sono Jacques Clérici, radiologo interventista e vi parlerò della varicocele pelvica e del suo trattamento. Sono molto contento di presentare questa terapia perché è veramente una patologia che può essere anche molto pesante e che è il regno dell'endovascolare. La varicocele esiste sia maschile che femminile. La varicocele maschile generalmente si scopre facendo un bilancio per ipofertilità, qualche volta può anche dare fastidio come patologia di insufficienza venosa che si traduce da fastidio durante un'attività fisica intensa. Quella femminile invece è totalmente diversa. È il famoso sindrome di congestione pelvica, è uno dei motivi più importanti del dolore pelvico della donna, ancora più forte in posizione in ortostatismo al momento del ciclo e spesso è legata a altre patologie di insufficienza venosa, quindi è veramente un'insufficienza venosa delle vene pelviche utero-ovariche. La diagnostica non è facile così perché vediamo pazienti che tribulano da anni e anni prima di scoprire che hanno una varicocele, di fare un ecodoppler e di confermare questa varicocele. Chirurgicamente sarebbe un intervento molto pesante con delle recidive, è molto difficile identificare la varicocele chirurgicamente o per via endoscopica. Invece con un cateterismo molto semplice delle vene utero-ovariche tramite una puntura sotto anestesia locale della vena femorale superficiale si riesce a fare un studio completo non solo della varicocele, quindi della vascolarizzazione venosa e del riflusso venoso, ma anche delle eventuali anastomosi che possono entrare in gioco quando la paziente ha anche dei problemi agli arti inferiori. Identificata e confermata l'insufficienza venosa e le varici intorno all'utero, alle ovaie, viene eseguito un intervento molto semplice, sempre attraverso questo catetere, quindi senza dover fare un altro intervento. Vengono posizionate delle spirali che chiudono la vena e ormai è la tecnica che si chiama tecnica mista, vengono sclerotizzate tutte le vene, tutte le varici, tra virgolette, uterine, e quindi cura, è una cosa molto importante, cura non solo il riflusso ma anche tutta questa rete, questa neovascolarizzazione venosa intorno all'utero. L'intervento di embolizzazione della varicocele viene eseguito in the hospital. Il rischio dell'intervento è un rischio veramente quasi inesistente perché è un cateterismo venoso con un catetere da 1 millimetro. La paziente viene seguita dopo con degli ecodoppler semplicemente. Il grosso vantaggio di questa tecnica è che ha pochissime recidive, perché evidentemente durante la flebografia sono identificate tutte le vene responsabili della patologia e quindi vengono trattate. Per la varicocele maschile, una parentesi, vediamo più recidive, quindi pazienti che sono già stato operato e fanno recidiva dopo l'intervento di legatura chirurgica, ma sempre di più arrivano pazienti di prima intenzione perché sempre per lo stesso motivo lo studio flebografico permette di trattare tutte le vene patologiche. In questo caso vediamo una paziente con una varicocele pelvica molto impegnativo, con una sintomatologia molto forte. Questa paziente ha tribulato per anni e finalmente è stato mandato per fare una flebografia, un studio flebografico delle sue vene pelviche. L'abbiamo fatto in the hospital e vi farò vedere sia lo studio flebografico che dopo l'interruzione delle vene, sempre per via endovascolare. Qui vediamo salire questo microcatetere che è diametro 1 millimetro
opacizza la vena utero-ovarica di sinistra e vediamo subito che questa vena funziona in modo sbagliato, retrogrado. Il catetere arriva e viene spinto quasi al livello pelvico, al livello delle varici, e vediamo perfettamente questa rete venosa dilatata, sono così come delle varici molto importanti a livello delle gambe e riempiono tutta la sfera intorno all'utero e alle ovaie. Sempre attraverso questo catetere abbiamo posizionato delle spirali. Queste spirali chiudono completamente le vene utero-ovariche e in più abbiamo sclerotizzato tutta la rete venosa intorno all'utero. Questo è molto importante, fondamentale, perché prima si facevano delle embolizzazioni solo prossimali, adesso abbiamo visto che bisogna curare le varici intorno all'utero come si curano delle varici, una rete varicosa a livello dell'arto. Dopo aver embolizzato l'arteria utero-ovarica di sinistra, sapevamo dall'ecodoppler che c'era anche un riflusso utero-ovarico a destra, siamo andati con il catetere che fa questa curva a opacizzare la rete varicosa sul lato destro. Possiamo vedere qui la mousse fatta per sclerotizzare le piccole vene, poi esattamente così come a sinistra. Adesso andiamo, per chiudere tutto il tronco principale della vena, a posizionare un'altra spirale. Vediamo benissimo l'interruzione completa della vascolarizzazione delle vene intorno all'utero e adesso la spirale posizionata a livello lombare per impedire il riflusso dall'alto verso il basso.